Quanto conosci la grammatica italiana? Stai per scoprirlo con questo video. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video vi darò 10 frasi, ognuna su un certo argomento di grammatica italiana, e ogni frase sarà come un esercizio. Vi darò varie opzioni e dovrete scegliere quella corretta. Dopodiché vi darò la soluzione e insieme cercheremo di capire perché quella è corretta e l'altra opzione o le altre opzioni sono sbagliate. E come sempre restate fino alla fine del video perché ci sarà un esercizio di ripasso. Cominciamo subito con la prima regola e dunque la prima frase. La gente è entusiasta del concerto. Sono oppure è? Vi lascio qualche secondo per pensare. Se avete bisogno di più tempo, potete mettere in pausa il video. La gente è entusiasta del concerto. Ricordate, la gente in italiano è un nome collettivo. Significa che si riferisce a più cose o persone in questo caso, ma è sempre singolare. Dunque, quando usate la gente, dovete sempre usare un verbo alla terza persona singolare. La gente dice, la gente fa, la gente è. E ci sono anche altre parole simili come il gruppo, la classe. Altrimenti, in alternativa a la gente, potete usare le persone. Le persone è plurale. Dunque, le persone sono entusiaste del concerto. Ma se scegliete di usare la gente, non dimenticate il verbo alla terza persona singolare. Lo sapevate? Proseguiamo con la prossima regola, la prossima frase. Mi aveva promesso che a trovarmi. Verrebbe o sarebbe venuto? La risposta corretta è sarebbe venuto. Mi aveva promesso che sarebbe venuto a trovarmi. Perché? Perché questo è il cosiddetto futuro nel passato e descrive un'azione futura rispetto a un momento passato, ma anch'essa è passata rispetto al momento in cui ne parlo. Bene, per esprimere questo in italiano si utilizza il condizionale passato.
E so che l'italiano è una eccezione probabilmente, perché non lo si fa in inglese, in spagnolo, in francese, ma in italiano sì. Per esprimere un futuro nel passato si usa il condizionale passato. Cosa succede invece nella vostra lingua? Siamo già alla domanda numero 3. Ho visto Marco e Luca e ho dato il libro. Li o gli. La risposta corretta è gli. Ho visto Marco e Luca e gli ho dato il libro. Perché? Perché il verbo è dare. Dare qualcosa a qualcuno. Dunque, dare qualcosa, oggetto diretto per la cosa, a qualcuno, oggetto indiretto per la persona, il destinatario. In questo caso i destinatari sono due, Marco e Luca. Dunque abbiamo bisogno del pronome indiretto per la terza persona plurale. A loro. Ho dato a loro il libro. E questo pronome è gli con la G. Li, invece, L-I, è un pronome diretto di terza persona plurale maschile. Vedo Marco e Luca. Li vedo. Ma dare richiedeva il pronome indiretto a loro. Lo sapevate? L'avete sbagliato? Proseguiamo. Siamo alla regola numero 4 e fate molta attenzione qui. Sinceramente, non so se io sembra rischioso. L'avrei fatto o l'avessi fatto? La risposta corretta è la A. Non so se io l'avrei fatto. Sembra rischioso. Cosa? Il condizionale dopo il se? Sì, in questo caso abbiamo bisogno del condizionale e non del congiuntivo dopo se. Ma perché? Facciamo chiarezza. Questa è una domanda che ricevo molto spesso, perché la maggior parte dei libri delle lezioni ci dice di non usare il condizionale dopo il se. Facciamo un po' un riepilogo. Quando si usa il condizionale, il modo condizionale, si usa per esprimere una richiesta in modo gentile. Potresti aiutarmi? Vorrei un bicchiere d'acqua. Oppure per esprimere un desiderio, un'intenzione, un augurio. Mangerei una pizza. Praticamente io ogni giorno. Mi piacerebbe venire con voi. Ancora per esprimere una supposizione.
A quanto pare il ladro sarebbe fuggito su una moto rossa. O per esprimere un dubbio. Cosa dovrei dirgli? E poi utilizziamo il condizionale presente o passato nella frase principale di un periodo ipotetico. Al presente, se si tratta di un periodo ipotetico di secondo tipo. Se vivessi a Parigi, mangerei un croissant ogni giorno. Al condizionale passato se si tratta del periodo ipotetico di terzo tipo. Se avessi avuto più tempo, avrei finito il progetto. Ma c'è un caso, proprio questo che abbiamo appena visto, in cui è possibile usare il condizionale dopo se, e cioè quando introduce un'interrogativa indiretta, e cioè una frase che esprime un dubbio, una domanda, in forma indiretta. Queste frasi, per intenderci, dipendono da verbi come chiedersi, non sapere, domandarsi. Mi domando se le cose potrebbero cambiare. Il mio dubbio, la domanda a me stessa. Non so se mi piacerebbe vivere all'estero, e cioè per sottolineare che quanto espresso nell'interrogativa è soggetto a condizione, anche sottintesa. Io non so se avrei fatto quello che tu hai fatto, non ne sono sicura. Prossima regola. Prossima frase. Quando gli hanno detto che non era stato selezionato, tantissimo. Se l'è presa, se l'è preso. La risposta corretta è la A. Quando gli hanno detto che non era stato selezionato, se l'è presa tantissimo. E molti potrebbero chiedersi: Graziana, ma perché? Si capisce che stiamo parlando di un uomo. Gli hanno detto era stato selezionato. Perché devo dire se l'è presa e non se l'è preso? La ragione qui dipende dal verbo che stiamo utilizzando, e cioè prendersela. Prendersela significa arrabbiarsi, offendersi con qualcuno o qualcosa. E notate la struttura di questo verbo. È uno dei cosiddetti verbi pronominali. Infatti è formato dall'infinito del verbo prendere, a cui si aggiungono due particelle pronominali. Si, che diventa se davanti all'altro pronome, e la. Questi due pronomi vanno a cambiare il significato originale del verbo prendere e quando andiamo a coniugarlo nel passato prossimo, per esempio, come nel nostro esercizio, dobbiamo innanzitutto utilizzare l'ausiliare essere per via della presenza del si, che lo rende un verbo riflessivo. Ma
dobbiamo anche concordare il participio passato con l'altro pronome che abbiamo, e cioè la. Ecco perché non importa quale sia il soggetto, maschile, femminile, singolare, plurale, avremo sempre presa. Io me la sono presa, Marco se l'è presa, noi ce la siamo presa, voi ve la siete presa. Lo sapevate? Lo so, i verbi pronominali sono un bel problema, una bella sfida della grammatica italiana. È per questo che ho dedicato a loro un intero corso esclusivo chiamato Da non ce la faccio più a Ora me la cavo. I verbi pronominali in 30 giorni. In 30 giorni, cioè 30 video lezioni, vi spiego tutti i principali verbi pronominali italiani. Un gruppo per ogni video. Vedremo insieme il significato, l'uso, le sfumature di differenza tra questi verbi. Poi ogni video lezione è accompagnata da un articolo più approfondito con più esempi, più espressioni alternative e curiosità, e al termine dell'articolo ci sono anche gli esercizi interattivi per ripassare quello che avete imparato. Non è finita qua, perché ogni lezione ha anche un PDF che potete scaricare per ripassare dove volete, quando volete, le regole. Il corso ha un accesso illimitato per sempre, quindi una volta che lo acquistate potete utilizzarlo, potete accedervi sempre senza limitazioni, sarà sempre vostro. Trovate tutte le informazioni sul nostro corso a questo link. Al momento è l'unico in circolazione su questo tema. Detto questo, proseguiamo con la prossima frase e dunque la prossima regola. È un quartiere, strade sono piene di negozi di souvenir che le cui, del cui, le. La risposta corretta è la B. È un quartiere le cui strade sono piene di negozi di souvenir. Le cui? Graziana, di che cosa si tratta? Si tratta di un pronome relativo. Sappiamo tutti che il pronome relativo cui è sempre preceduto da una preposizione. La ragazza con cui parlo si chiama Sofia. E questo è vero. Ma il pronome relativo cui può anche essere preceduto da un articolo determinativo e in questo caso indica possesso. Attenzione proprio all'articolo. L'articolo determinativo davanti a cui va concordato nel genere e nel numero con l'oggetto o la persona posseduti. Ad esempio, Marta, il cui cane è un barboncino, vive al primo piano. Marta, il cui cane. Ho usato il, articolo determinativo maschile singolare,
perché non lo concordo con Marta, ma con cane, maschile singolare. E cosa significa Marta il cui cane è un barboncino? Significa Marta, il cane della quale, quindi il suo cane, è un barboncino. Oppure, mio cugino, la cui moglie l'ha tradito, è depresso. Mio cugino, la cui moglie, sua moglie, la moglie di mio cugino, la cui, perché è in riferimento a moglie. E così anche nella nostra frase. È un quartiere le cui strade del quartiere. Lo sapevate? Prossima regola. La domenica, sempre tardi, si sveglia, ci si sveglia, se si sveglia, ci si svegliano. La domenica ci si sveglia, sempre tardi. La risposta corretta è la B. Ci si sveglia. Ma perché? Qual è la regola dietro questa frase? Stiamo utilizzando il si impersonale per parlare in generale di tutte le persone, ma lo stiamo facendo con un verbo riflessivo. Di solito il si impersonale si forma con si più verbo alla terza persona singolare. Si va, si mangia, si parla. Quando però coniughiamo un verbo riflessivo, questo ha già il suo proprio si nella forma verbale di terza persona singolare. Si sveglia, si vergogna, si alza. Dunque, non possiamo avere la ripetizione di si impersonale, si riflessivo. E dunque il primo si diventa ci. Ci si sveglia, ci si alza, ci si vergogna. Per scoprire tutte le regole sul si impersonale, sono tante, vi consiglio di guardare il video dedicato a questo argomento che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Ancora, prossima regola, prossima frase. Per finire il progetto, 3 mesi. Ci è voluto. Ci sono voluti. Ci hanno voluto. Per finire il progetto, ci sono voluti 3 mesi. La B. Ci sono voluti. Perché? Il verbo, tra l'altro anche questo verbo pronominale, è volerci. Volerci significa essere necessario e concorda sempre, in genere e numero, con il soggetto, e cioè la cosa che è necessaria. In questo caso la cosa necessaria sono i 3 mesi. Dunque, il verbo volerci, che tra l'altro richiede l'ausiliare essere e non avere, concorda proprio con 3 mesi, maschile, plurale. Ecco perché ci sono voluti, maschile, plurale. Se invece di 3 mesi avessimo avuto 1 ora, avremmo detto: per finire il progetto
ci è voluta un'ora. È, terza persona singolare, voluta, femminile, perché un'ora è femminile. Oppure, per finire il progetto ci sono volute 3 ore. Volute, perché le ore è femminile, plurale. Abbiamo quasi finito, ce ne sono ancora 2. Chi, un accento straniero, spesso viene considerato affascinante. Hanno o ha? La risposta corretta è A. Chi ha un accento straniero spesso viene considerato affascinante. Attenzione qui. Chi, in questo caso, significa tutte le persone che. È vero. Ma come pronome se stesso è singolare e si trova moltissimo anche nei proverbi. Chi dorme non piglia pesci. Quindi, anche se si riferisce a tutte le persone in generale, richiede sempre il verbo al singolare, terza persona singolare. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Piccolo consiglio per voi. Se questo chi vi crea confusione e preferite esprimere la stessa idea ma al plurale, proprio perché nella vostra mente ci sono tante persone, anche per evitare ambiguità, potete usare formule come quelli che o coloro che. Quelli che hanno un accento spesso vengono considerati affascinanti. Qui è tutto plurale e non c'è problema, a voi la scelta. E adesso siamo giunti all'ultima regola, l'ultima frase. Che codardo! Almeno il coraggio di dirmelo in faccia. Avesse, avrebbe, ha. La risposta corretta qui è la A. Avesse. Cosa, Graziana? Ma io so che il congiuntivo dipende sempre da un altro verbo principale. Cosa succede in questa frase? Ebbene, questa è una di quelle frasi particolari, eccezioni, se vogliamo, che hanno la possibilità di utilizzare il congiuntivo da solo, senza dipendere da un altro verbo. Questo tipo di struttura si chiama congiuntivo indipendente. Dunque, questa frase è proprio uno di questi casi particolari in cui si utilizza il congiuntivo indipendente. In particolare, questo caso specifico ha valore esclamativo desiderativo. Esprime un desiderio frustrato, qualcosa che il parlante vorrebbe ma che non si sta verificando. Se solo avesse il coraggio di dirmelo in faccia. Ok, non gli sto simpatica, ma vorrei che me lo dicesse direttamente, senza
dirlo prima ad altri. Se volete scoprire tutti gli altri casi in cui si può utilizzare il congiuntivo indipendente, sono molto comuni nella lingua parlata di tutti i giorni, allora potete guardare il video dedicato proprio a questo argomento, che come sempre trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. E noi siamo giunti alla fine del test, ma non andate via, perché c'è un esercizio di ripasso per voi. Prima però volevo ricordarvi di lasciare un commento con il vostro risultato, quindi come è andata, quante regole conoscevate, qual è il vostro livello di italiano. Se rispondete bene a tutte queste domande, il vostro livello di italiano è fantastico. Non vi preoccupate se avete sbagliato qualcosa, siamo qui per imparare. Prima di vedere l'esercizio ho un regalo per voi. Per chi ancora non lo avesse scaricato, vi ricordo che abbiamo realizzato un libro completamente gratuito che si chiama Perché si dice. In questo libro approfondiamo l'origine di alcune espressioni italiane un po' bizzarre che riguardano altri paesi, altre città. Ad esempio, perché si dice zuppa inglese? Oppure perché si dice un ambaradan? Fare come le oche del Campidoglio. Quindi non solo vi spieghiamo il significato di queste espressioni, ma anche la loro origine. E lo potete scaricare gratuitamente a questo link. Speriamo che vi piaccia. Detto questo, prendete carta e penna perché ho l'esercizio per voi e ho preparato un testo con degli spazi bianchi. Vi darò delle opzioni, una doppia scelta, dovete scegliere la risposta corretta. Marco e il colloquio di lavoro. La gente non sa quanto sia stressante cercare lavoro. Marco aveva un colloquio importante e il giorno prima normalmente ci si sveglia prestissimo per prepararsi. Aveva parlato con Giulia, un'amica, i cui consigli sono sempre preziosi e lei gli aveva detto di stare tranquillo. Ma Marco non sapeva se fosse riuscito a fare bella figura. Il giorno del colloquio, chi era in sala d'attesa poteva percepire la tensione. Per arrivare in orario ci hanno voluto 2 ore di treno. Quando gli hanno chiesto se avesse esperienza all'estero, Marco ha risposto con sicurezza. Ma alla fine, quando hanno scelto un altro candidato, se l'è preso tantissimo. Tornato a casa ha pensato: avessi almeno la possibilità di rifare il colloquio. Avete scritto?
le vostre risposte perché tra poco ci sono le soluzioni. Io vi ricordo che potete trovare tutta la spiegazione scritta di questo argomento sul nostro sito web lernamo.com nell'articolo dedicato. Per trovarlo potete andare nella sezione lezioni, digitare le parole chiave nella barra di ricerca e immediatamente vi comparirà l'articolo dedicato. Questo o qualsiasi altro argomento che vi serve. Alla fine di ogni articolo ci sono gli esercizi interattivi per ripassare e un podcast per scaricare e ascoltare quando e dove volete. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci un mi piace che ci aiuta un sacco con l'algoritmo e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e non dimenticate di seguire Lernamo su tutti gli altri social. Soluzioni. La gente non sa quanto sia stressante cercare lavoro. Marco aveva un colloquio importante e il giorno prima normalmente ci si sveglia prestissimo per prepararsi. Aveva parlato con Giulia, un'amica, i cui consigli sono sempre preziosi. E lei gli aveva detto di stare tranquillo, ma Marco non sapeva se sarebbe riuscito a fare bella figura. Il giorno del colloquio, chi era in sala d'attesa poteva percepire la tensione. Per arrivare in orario ci sono volute 2 ore di treno. Quando gli hanno chiesto se avesse esperienza all'estero, Marco ha risposto con sicurezza. Ma alla fine, quando hanno scelto un altro candidato, se l'è presa tantissimo. Tornato a casa, ha pensato: avessi almeno la possibilità di rifare il colloquio. Com'è andata? Quante risposte corrette avete dato? Fatemi sapere anche questo nei commenti. Io vi saluto e vi aspetto prestissimo in un nuovo video.